Con questa lezione inizia la parte del corso dedicata alla pratica. Ci saranno infatti una serie di sviluppi nel quale applicheremo tutto quello che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, facendo sia uno sviluppo base, quindi con le regolazioni generali, ma sia soprattutto uno sviluppo a pittore usando quindi le regolazioni locali, il filtro radiale, il filtro graduato e il pennello di regolazione. Inoltre, per darti un quadro completo delle potenzialità di Lightroom, ho cercato di inserire più generi fotografici in questi sviluppi. Man mano che andremo avanti nel corso di questi fotoritocchi, vedrai che alcune operazioni che abbiamo già visto, come per esempio la correzione obiettivo o il bilanciamento del bianco o la scelta del profilo, verranno pian piano abbandonati e velocizzati per concentrarci maggiormente appunto sulle regolazioni locali che faremo su ogni scatto. Quindi iniziamo subito con i nostri sviluppi con questa fotografia, quindi iniziamo con la fotografia naturalistica, questo pinguino rock hopper che ho fotografato alle isole Falkland, un posto spettacolare se ti piace questo genere fotografico. E iniziamo subito ovviamente dalla correzione obiettivo, quindi andiamo giù nel modulo di correzione obiettivo, attiviamo la rimozione aberrazione cromatica e attiviamo appunto la correzione del profilo. Può riconoscerlo come no, in questo caso non l'ha riconosciuto, quindi andiamo sul Nikon e come al solito ci associa al nostro obiettivo. In questo caso applicato soprattutto un effetto di distorsione, ci teniamo questo e andiamo avanti. Come seconda cosa ti consiglio sempre di andare a zoomare all'interno della fotografia per vedere se ci sono troppe imperfezioni che magari rendono il tuo sviluppo inutile. Se quindi magari ci accorgiamo che c'è troppa polvere sul sensore o altri difetti che rendono questo sviluppo veramente lungo, possiamo decidere per esempio di abbandonarlo subito e magari concentrarci su un'altra fotografia simile che abbiamo nel nostro archivio. Non sottovalutare mai questo passaggio perché ti permette di risparmiare veramente tanto tempo. Direi che non è questo il caso, non ci sono grosse imperfezioni, il pinguino che è il soggetto principale è perfettamente a fuoco, quindi possiamo proseguire nel nostro fotoritocco. Guardiamo come prima cosa l'istogramma, direi che è abbastanza buono, si sviluppa su tutto l'asse orizzontale e non va a incontrare nessun asse verticale sia nelle alte luci, quindi nei bianchi, sia nella parte dei neri, quindi non ci sono grosse zone sottoesposte o sovraesposte. Abbiamo un piccolo buco qua nella zona dei bianchi che quindi dovremo andare a colmare e adesso vedremo come. Ricordati come prima cosa soprattutto di attivare ovviamente gli allarmi di esposizione per avere subito chiaro eventuali zone sovraesposte o sottoesposte. Per quanto riguarda il profilo continuiamo pure a usare Adobe Colori. Io ti ho detto che di solito uso Adobe Neutro, ma dipende appunto dalla fotocamera che usi per allineare, come ti dicevo, sempre la fotocamera a Lightroom e anche dal tuo stile di sviluppo, quindi da come vuoi partire, se da una base già improntata con un buon contrasto, come per esempio Adobe Colori, o una base più neutra come per esempio Adobe Neutro. Anche il bilanciamento del bianco, si può vedere anche dal grafico, è abbastanza ottimale, non ci sono grosse dominanti, quindi possiamo tranquillamente tenere questo qua. Quindi iniziamo il processo di sviluppo vero e proprio. Ti ricordo che inizialmente hai tre possibilità d'azione: o lavori sul sottomenu base, oppure sul sottomenu curva di viraggio, oppure fai un bilanciamento tra i due sottomenu, quindi lavori un pochettino sul base e un po' sulla curva di viraggio, che di solito è come lavoro io nelle mie fotografie. Abbiamo detto che questa fotografia è leggermente sottoesposta, abbiamo questo buco dai bianchi e abbiamo un po' di zone sottoesposte, vedi sul capo del pinguino. Quindi come prima cosa possiamo agire per esempio sull'esposizione sui bianchi per portare la curva verso destra. Quindi andiamo ad aumentare per esempio un pochettino i bianchi, le ombre, e vedi che già migliora, perdiamo un po' di contrasto, ma comunque poi lo recupereremo dopo, però abbiamo tolto quelle zone sottoesposte e la curva del grafico è un pochettino verso destra. Possiamo anche aumentare un pochettino l'esposizione e poi passare alla curva di viraggio. Ti ricordo che questo è il mio modo di lavorare, ovviamente puoi lavorare in un altro modo, basta che conosci tutti gli strumenti e che li percorri ovviamente tutta la strada sensata che devi fare per il tuo sviluppo. Per quanto riguarda la curva di viraggio è una fotografia naturalistica, quindi non abbiamo bisogno di grossi effetti. Possiamo andare a una classica forma S per dare un pochettino di contrasto. Ti ricordo che io lavoro sempre senza limitazioni, ma puoi tranquillamente metterle usando ovviamente il tasto apposito. Una volta dato un po' di contrasto, possiamo passare per esempio al dettaglio, quindi usare texture, chiarezza e rimozione foschia. Anche in questo caso puoi agire in due modi diversi, puoi dare tanta regolazione di queste tre variabili a livello generale. Ricordati sempre che comunque la rimozione foschia tende a scurire la foto, quindi non esagerare con questo fattore. Oppure, come faccio io, puoi dare un pochettino di texture, chiarezza e anche rimozione foschia se vuoi a livello generale e poi lavorare tanto invece a livello locale, in modo tale da valorizzare veramente il soggetto e non usare la chiarezza su tutta la fotografia. Quindi questo potrebbe essere tranquillamente un classico sviluppo base, migliorando magari ovviamente le zone di sottoesposizione sul capo e poi aumentando magari la vividezza, la saturazione e il contrasto a livello generale. Ma passiamo ora alle regolazioni locali e concentriamoci appunto sullo sviluppo a pittore.
Prima di iniziare le regolazioni locali, ovviamente devi avere ben chiaro dove vuoi andare col tuo fotoritocco, quindi conoscere i punti di forza e i difetti della tua fotografia e soprattutto il risultato finale che vorresti ottenere. Per esempio in questo caso, per quanto riguarda il mio gusto, lo sfondo è un po' troppo chiaro e quindi può distogliere l'attenzione dal pinguino in maniera ovviamente negativa. Quindi, come prima cosa, agisco in regolazione locale su questo fattore. È una porzione abbastanza grande della fotografia, quindi possiamo usare un filtro graduato. Quindi mettiamo il nostro filtro, ricordati sempre di usare della sfumatura abbastanza ampia, quindi le linee devono essere belle distaccate, in modo tale da non avere delle linee veramente brutte di cambio di esposizione, in questo caso di colore, dovute appunto al fotoritocco col filtro graduato. Abbiamo detto che vogliamo scurire un pochettino lo sfondo, quindi agiremo in questo caso sull'esposizione e volendo anche sulle luci o sulle ombre. E vedi che pian piano lo sfondo si sta scurendo e secondo me è nettamente meglio rispetto a prima. Ovviamente questo è il mio gusto, per esempio ti poteva piacere lo sfondo ancora più chiaro e ovviamente in questo caso avresti agito a livello opposto, quindi aumentando l'esposizione o le luci o i bianchi o le ombre. Dipende sempre da quello che vuoi ottenere, ricordati sempre questo. Forse anche un pochettino troppo scuro, quindi aumentiamo le ombre e riduciamo anche la saturazione per dare ancora meno importanza a questa parte della fotografia. Vediamo intanto l'effetto che è venuto, ricordati sempre che puoi farlo attraverso questo pulsante e vedi il cambio da originale a dopo. Ora che abbiamo pensato allo sfondo, passiamo adesso al pinguino. Io di solito quando faccio le regolazioni locali ragiono in questo modo, divido la fotografia in settori, mi concentro prima su un settore, quindi in questo caso mi sono concentrato sullo sfondo, e poi mi concentro sul soggetto principale. Per quanto riguarda il pinguino, anche se è una parte abbastanza importante della fotografia come dimensioni, usiamo un pennellino perché dobbiamo essere veramente fini. E in questo caso possiamo usare per esempio un po' di contrasto, di texture e chiarezza per dare un po' di dettaglio e aumentare appunto la potenza visiva di questo animale. Ovviamente poi dovremo andare a valorizzare gli elementi più importanti di questo soggetto, che sono l'occhio, essendo comunque un ritratto anche se animale l'occhio è fondamentale, il becco e quelle belle piume gialle che ha sul capo. Direi che il dettaglio sul pinguino sta nettamente migliorando, abbiamo delle zone ancora più sottoesposte sul capo dovuto appunto all'aggiunta di texture, chiarezza e contrasto che tendono un pochettino a scurire l'immagine, ma ovviamente non possiamo pensare di usare un solo pennellino per tutta la fotografia o anche per tutto il soggetto. Il pinguino ha delle zone di esposizione fortemente diverse, quindi dobbiamo usare diversi pennellini. Quindi per migliorare le zone sottoesposte possiamo usare un altro pennellino, aumentando in questo caso le ombre o i neri. Proviamo con le ombre, vediamo cosa succede e vedi che pian piano, mentre passi col pennellino, le zone di sottoesposizione stanno lentamente sparendo. Possiamo vedere anche in questo caso come è venuta la fotografia sempre col solito tasto e vedere le regolazioni se sono buone o meno. E direi che il risultato è nettamente migliore. Abbiamo recuperato sia le zone di ombra e sia le zone di alte luci, quindi abbiamo una buona esposizione su tutta la fotografia, anche se inizialmente era già abbastanza buona, ma soprattutto abbiamo recuperato il dettaglio sul pinguino che sembra quasi prendere vita. Ovviamente lo sviluppo non è ancora finito, possiamo aumentare il dettaglio e dare ancora più valore e più importanza alle parti, dicevo, fondamentali di questa fotografia, quindi l'occhio, il becco e le piume gialle. Usiamo un altro pennellino perché sono delle piccole zone di regolazione. In questo caso, per esempio, possiamo aumentare un pochettino le luci, appunto per valorizzare quelle zone, e anche la saturazione. Intanto passiamo col nostro pennellino e vedi che sta nettamente cambiando la fotografia, anche questa piccola regolazione dà comunque una grossa importanza e un grosso messaggio comunicativo. L'occhio secondo me è veramente cambiato in maniera enorme. E dopo questa piccola regolazione il nostro sviluppo è praticamente finito. Possiamo migliorare ancora la zona del capo visto che ci sono quelle zone sottoesposte, quindi o migliorare il pennellino che abbiamo usato prima aumentando l'ombra, oppure crearne uno nuovo e passarci sopra. Poi per finire veramente lo sviluppo ci sarebbe da fare anche la parte dei dettagli, quindi la nitidezza, la riduzione del disturbo, ma direi che questa fotografia non ha bisogno, il rumore digitale è praticamente assente e la nitidezza è già ottimale direi. Come vedi salto alcuni sottomenu proprio per farti capire come ragiona Lightroom. Ovviamente non mi costerebbe niente farti vedere di nuovo anche i sottomenu dettagli, ma non ce n'è bisogno in questa fotografia. Quindi non devi agire su tutti gli strumenti che hai a disposizione. Comunque il fotoritocco rovina leggermente l'immagine, quindi è meglio se non agisci su tutti gli strumenti. Devi agire solo su quelli che sono necessari su questa fotografia, esattamente come abbiamo appena fatto adesso. Quindi la prima cosa fondamentale secondo me che devi capire nei tuoi processi di sviluppo è che tutte le fotografie hanno uno sviluppo completamente diverso, quindi le variabili che andrai a toccare saranno diverse in ogni scatto. E non è detto soprattutto che devi usare tutte le variabili per migliorare la tua fotografia.
Se alcune cose non ti sono ancora chiare, non ti preoccupare perché con tutti i prossimi sviluppi, pian piano acquisterai l'esperienza necessaria per ragionare come ragiona Lightroom. Per esempio in questa fotografia non ho usato neanche il pannello TSL perché secondo me non c'è assolutamente bisogno di cambiare tonalità, saturazione o luminanza dei colori a livello locale. Direi che con questo sviluppo abbiamo finito, ci vediamo nella prossima lezione.